Salve a tutti, visto che è un argomento caldo ultimamente, ho deciso di iniziare questa serie di video relativi alla microfonazione della cassa per chitarra. Con questi andremo ad esplorare tutto quello che serve sapere appunto per registrare il suono di un amplificatore di una cassa e di ottenere risultati quantomeno decenti anche in casa o comunque in ambienti non professionali. E più avanti vedremo anche come usare questo poi per creare le nostre IR da caricare nei modeler o su una DAW e così via. Ma partiamo dalle basi e quindi iniziamo oggi con la scelta del microfono giusto. Come probabilmente già saprete, esistono una varietà infinita di microfoni e all'interno di ogni tipologia poi esistono diverse caratteristiche. Microfoni dinamici, a condensatore, a nastro, piezoelettrici e così via. E poi all'interno di ognuna di queste categorie esistono caratteristiche diverse, ad esempio il diagramma polare del microfono, che dopo andremo a vedere che cos'è, la sensibilità, che è un aspetto molto importante quando andiamo a scegliere un microfono per una cassa, visto che lo esponiamo a pressioni sonore elevate, ma prima di tutto vediamo che cos'è un microfono. In sostanza è un dispositivo che converte l'energia sonora, quindi sostanzialmente onde di pressione nell'aria, in un segnale elettrico, quindi corrente alternata. E le varie tipologie di microfono fanno questa cosa sfruttando principi diversi. Quelli più comuni sono i microfoni dinamici, in cui è presente una bobina che a causa delle vibrazioni delle onde sonore captate dal diaframma, quindi da una membrana collegata a questa bobina, si muove attorno ad un magnete e questo genera appunto la corrente che sarà poi il nostro segnale elettrico. Chi ha già familiarità con queste cose avrà notato la somiglianza di questo dispositivo con un altoparlante. Infatti anch'esso è un trasduttore e anch'esso è formato da una bobina, la cosiddetta voice coil, che scorre all'interno in quel caso del magnete. E in effetti il meccanismo è esattamente identico. Quello che cambia è la direzione in cui avviene questa trasformazione da corrente elettrica a segnale acustico o viceversa, ma di fatto sono essenzialmente la stessa cosa, tant'è vero che anche un altoparlante può funzionare da microfono. Non ci credete? Ascoltate. Prova, sa. Ovviamente il suono non è un granché ed è anche molto basso di livello. La differenza appunto sostanziale tra un microfono e un altoparlante è l'efficienza con cui avviene questa trasduzione del segnale in un senso o nell'altro, nel senso che un microfono è molto più efficiente a trasformare le onde sonore in segnale elettrico, viceversa l'altoparlante è molto più efficiente a trasformare il segnale elettrico in onde sonore. L'altra tipologia di microfono probabilmente più diffusa invece è quella a condensatore, in cui la capsula è formata sostanzialmente da questo dischetto con due membrane in cui quella posteriore è polarizzata, cioè è presente della corrente elettrica, una carica elettrica, ed è per questo infatti che questa tipologia di microfoni richiede l'utilizzo della Phantom. In realtà non tutti i microfoni al condensatore richiedono una corrente applicata direttamente alla capsula, perché esistono quelli già precaricati in fabbrica, diciamo così, ovvero i microfoni ad elettrete. Comunque, sorvoliamo su questi dettagli magari. Dicevo, sulla membrana posteriore è applicata appunto questa corrente e ciò crea una differenza di potenziale appunto tra la membrana posteriore e quella anteriore. Ed essendo presente un dielettrico fra queste due membrane, praticamente abbiamo appunto un vero e proprio condensatore. C'è un'altra differenza sostanziale poi tra queste due membrane, ovvero che quella posteriore è molto più spessa rispetto a quella anteriore, e ciò fa sì che quella anteriore, quando capta delle onde sonore, inizi a vibrare e di conseguenza la distanza tra queste due membrane, quando è presente un segnale sonoro in base alla frequenza di queste onde sonore, si avvicina e si allontana dalla membrana posteriore, e ciò crea di nuovo una corrente alternata e quindi il nostro segnale elettrico. Da questo differente funzionamento possiamo già intuire alcune caratteristiche sonore che in genere hanno questi due tipi di microfoni. Infatti
ricordate l'esempio con l'altoparlante, perché questo è meno efficiente rispetto ad un microfono dinamico a trasformare l'energia acustica in segnale elettrico, principalmente per via della sua massa, perché comunque le componenti di un altoparlante hanno un certo peso che quindi è difficile da far muovere. In sostanza serve avere davvero un volume molto alto per generare un segnale elettrico di un'intensità usabile. Viceversa, il microfono dinamico, avendo bobine e magnete molto più piccoli rispetto a quelli di un altoparlante, sono molto più facili da muovere, anche semplicemente avvicinando il microfono alla bocca, quindi col volume che riusciamo a produrre con le nostre corde vocali. Ma in ogni caso, un microfono dinamico come massa è sempre superiore rispetto a quello della membrana di un microfono al condensatore, e ciò fa sì che quello a condensatore in genere ha una sensibilità molto più alta rispetto a quello dinamico, e soprattutto anche una maggior definizione sulle alte frequenze, perché in genere le alte frequenze sono quelle che hanno meno energia in un qualsiasi suono. Il microfono dinamico, avendo più massa, è meno propenso a rispondere velocemente alla vibrazione veloce delle alte frequenze, a differenza invece della membrana del microfono a condensatore, e ciò fa sì appunto di avere questa maggiore risoluzione sulle alte frequenze. Nonostante però i microfoni a condensatori siano più sensibili rispetto a quelli dinamici, questa maggiore sensibilità è compromessa da un'impedenza di uscita molto alta dalla capsula, e ciò fa sì che è praticamente obbligatorio avere un preamplificatore all'interno del microfono stesso, e se questo poi non è di buona qualità rischia di introdurre rumore, fruscio nel segnale, nonché anche di porre un limite al volume della sorgente sonora che si può catturare con questo microfono. Infatti oltre un certo livello praticamente inizierà a distorcere questo mini preamplificatore, cosa che può anche essere gradevole in certi casi, però se l'obiettivo è quello di catturare un suono il più pulito possibile, ovviamente dobbiamo stare attenti a questa cosa. La terza tipologia di microfono più diffusa in ambito di registrazione di chitarre almeno è quella dei microfoni a nastro, che in realtà rientrano sempre nella famiglia dei microfoni dinamici. Infatti funzionano grazie allo stesso principio, ovvero l'induzione magnetica, ma questi, anziché avere una bobina che si muove attorno ad un magnete, hanno appunto un nastro magnetico che si muove all'interno del campo magnetico. Sempre per lo stesso motivo, i microfoni a nastro generalmente hanno una sensibilità maggiore rispetto a quelli dinamici a bobina, ma specialmente quelli più datati sono anche molto più delicati. Se ci pensate, questa striscetta di nastro sospesa è molto facile da rompere. Tra l'altro gli esemplari più vecchi rischiano anche di essere danneggiati dalla corrente Phantom, quindi state attenti quando li usate, perché se dimenticate la Phantom accesa nel mixer rischiate di bruciarli. Un'altra distinzione da fare all'interno della categoria dei microfoni a condensatori poi è la grandezza del diaframma. Infatti esistono microfoni a diaframma largo e microfoni a diaframma piccolo. La differenza fra questi si può riepilogare seguendo un po' lo stesso principio di cui abbiamo parlato prima, cioè quelli a diaframma piccolo, avendo una massa minore rispetto a quelli a diaframma largo da muovere, tendono ad avere più definizione sulle alte frequenze, a discapito però di una minore sensibilità, perché capite bene che più è grande il diaframma, più porzione della nostra onda sonora capta e quindi più energia da trasformare in segnale elettrico. Ma di cosa si parla quando dico sensibilità? Questa è una specifica che trovate praticamente in tutti i manuali dei microfoni, ed in genere è espressa in volt Pascal. Pascal è l'unità di misura della pressione, e quindi in sostanza vi dice la differenza di potenziale, quindi la tensione che viene prodotta per un Pascal, che equivale a 94 decibel SPL, quindi di pressione sonora. Quindi ciò significa che questa specifica ci dice quanto intenso è il segnale elettrico che viene prodotto a parità di
intensità acustica, quindi prendendo come riferimento quell'1 Pascal, quei 94 decibel SPL. Un microfono più sensibile ovviamente produrrà una tensione più alta rispetto ad un microfono meno sensibile, e da questo potete già intuire per quale motivo un microfono a condensatore, specialmente se è a diaframma largo, è più indicato per certe applicazioni piuttosto che per altre rispetto al dinamico. Infatti, sempre nelle specifiche poi trovate un'altra indicazione, ovvero gli SPL massimi, ovvero il massimo livello che si può registrare con quel microfono senza avere distorsione del segnale o senza raggiungere i limiti fisici del microfono, perché comunque in un microfono a condensatore quella specifica spesso è riferita al punto in cui inizia a distorcere il preamplificatore, mentre in un microfono dinamico, visto che nella maggior parte dei casi almeno non c'è preamplificatore dentro il microfono, è riferito invece al limite fisico del movimento della bobina attorno al magnete, cioè quando il volume diventa troppo alto per il microfono, praticamente questa bobina nel suo movimento arriva a fine corsa e quindi produce anch'essa distorsione. Ed in linea generale, appunto, i microfoni dinamici in genere hanno un livello massimo più alto rispetto a quello dei microfoni a condensatore, e questo fa sì che possiamo posizionarli anche molto vicino a sorgenti sonore che hanno un volume molto alto, come può essere appunto la cassa di una chitarra oppure una batteria, senza rischiare di andare a distorcere il segnale. Certo, 132 decibel SPL, come nell'esempio che vi ho fatto vedere, potrebbero sembrare tantissimi, ma in realtà non sono così tanti. Adesso vi faccio un esempio che magari rende l'idea. Prendete ad esempio un altoparlante come il Celestion V30, probabilmente il più diffuso in assoluto. Questo ha una sensibilità di 100 decibel watt. Ciò significa che se applichiamo a questo altoparlante un watt di potenza, questo produce 100 decibel. Ovviamente non sarà lo stesso livello per tutte le frequenze, perché insomma il discorso è un po' più complicato. Comunque tralasciamo, diciamo che quella è un po' una media alle frequenze in cui il nostro orecchio è più sensibile. Dicevamo, questo con un solo watt di potenza produce 100 decibel di pressione sonora a 1 metro di distanza. Ogni volta che raddoppiamo la potenza abbiamo un aumento di 3 decibel, e ogni volta che la potenza la moltiplichiamo per 10 abbiamo un aumento di 10 decibel invece. Quindi a 10 watt sappiamo che quel cono produrrà 110 decibel, a 100 watt produrrà 120 decibel. E già ci avviciniamo al limite, ma siamo ancora ben al di sotto. C'è un altro parametro però da considerare, ovvero la distanza, perché quei 100 decibel della sensibilità erano misurati ad 1 metro, ma generalmente quando si microfona una cassa il microfono si piazza molto più vicino di 1 metro. I decibel con la distanza variano in modo diverso, cioè ogni volta che si dimezza la distanza il volume aumenta di 6 decibel, oppure ogni volta che si divide per 10 la distanza aumenta di 20 decibel. Quindi abbiamo questo segnale che a 100 watt attraverso il V30 è già a 120 decibel a 1 metro. Immaginate di mettere il microfono invece adesso a 10 cm dal cono, significa che abbiamo già 140 decibel in quella posizione, cioè 20 decibel in più, e abbiamo già sforato il limite di quel microfono. Quindi in linea generale, se avete intenzione di microfonare la cassa mettendo il microfono molto vicino a questa, probabilmente è preferibile usare un microfono dinamico, perché in genere questi hanno un livello massimo di 150 decibel, a volte anche di più, quindi a quel punto diventa abbastanza difficile raggiungere appunto il limite fisico del microfono. In realtà però esistono alcuni microfoni a condensatore pensati anche per questi scopi, nel senso che ad esempio ci sono quelli che hanno un piccolo interruttore sul microfono stesso che aggiunge un pad, ovvero un qualcosa che va ad attenuare il segnale tra la capsula e il preamplificatore del microfono. Facendo ciò praticamente si evita la distorsione del preamplificatore
amplificatore e si aggiunge un po' di headroom in più al microfono. In genere questi interruttori sono di 10 o 20 decibel, ma molto spesso tanto basta per poterli usare in sicurezza anche a distanze molto ravvicinate alla sorgente. Discorso un po' diverso invece per i microfoni a nastro, in quanto questi in genere sempre hanno un livello massimo più basso rispetto ai dinamici a bobina, ma in quel caso il limite è proprio il nastro, quindi non si può fare granché per evitare la distorsione se non quello di allontanarlo dalla sorgente. Ovviamente parlo poi sempre in generale perché in base al microfono queste specifiche ovviamente cambiano, quindi magari ce n'è qualcuno che riesce a sopportare anche SPL molto elevati e quindi il problema non si pone. Sempre parlando di sensibilità, c'è un falso mito riguardante i microfoni a condensatore, ovvero si dice che visto che sono più sensibili questi, specialmente quando vengono usati per la voce, captano più rumori e più riverbero della stanza rispetto ai dinamici. Ma appunto questo è un falso mito perché questo non c'entra niente con la sensibilità. La sensibilità è solo appunto il rapporto tra l'intensità acustica e l'intensità del segnale elettrico che viene generato. Quindi se ad esempio andando ad abbassare il gain del nostro mixer o della nostra scheda audio rendiamo praticamente allo stesso livello un microfono dinamico e uno condensatore, non avremo praticamente alcuna differenza nella sensibilità, tra virgolette, cioè nel segnale che poi registreremo, e quindi non c'è motivo per cui debba esserci questa differenza nel captare la stanza o i rumori. Questo falso mito probabilmente proviene dal fatto che spesso i microfoni a condensatore, specialmente sulla voce, si usano ad una distanza maggiore da chi parla rispetto a quelli dinamici, perché i dinamici in genere si piazzano molto vicini alla bocca, mentre quelli a condensatori generalmente si piazzano ad una certa distanza col pop filter, e insomma, e questo fa sì che cambi ovviamente il rapporto tra il segnale diretto, cioè quello che arriva direttamente dalla nostra bocca, e il riverbero della stanza, i rumori di fondo e così via. Un'altra caratteristica fondamentale dei microfoni invece è il diagramma polare, che sarebbe questo. In sostanza questo grafico ci dice come cambia la sensibilità del microfono in base alla direzione da cui proviene il suono. Il punto in alto rappresenta l'asse del microfono, cioè il punto esattamente di fronte alla capsula, che generalmente è il punto in cui la sensibilità è maggiore, e poi via via andando a girare attorno a questo grafico troviamo appunto tutte le direzioni attorno al microfono. Un microfono che ha la stessa sensibilità in tutte le direzioni è chiamato omnidirezionale, anche se poi nella pratica difficilmente si trova un microfono realmente omnidirezionale, perché comunque il corpo stesso del microfono almeno in una direzione ostruisce il suono. Però diciamo che ci sono microfoni molto costosi omnidirezionali che ci si avvicinano parecchio a quel diagramma polare ideale. Un altro diagramma polare molto diffuso, il più diffuso probabilmente, è quello cardioide, il cui nome deriva appunto da questa forma che ricorda un po' quella del cuore. Abbiamo sempre la maggior sensibilità esattamente di fronte alla capsula, e invece a 180 gradi, quindi esattamente dietro alla capsula, troviamo un buco, cioè un punto in cui il microfono cancella completamente il segnale. Anche questo però è solo in teoria, perché in realtà questi diagrammi polari semplificati mostrano la sensibilità per una sola frequenza. In realtà un diagramma polare completo la mostra per diverse frequenze, e vediamo che comunque nella maggior parte dei casi un microfono cardioide in realtà è cardioide solo sopra una certa frequenza. Su quelle più basse invece diventa man mano sempre più omnidirezionale, e quindi anche esattamente a 180 gradi, quindi dalla parte posteriore del microfono, le basse frequenze verranno comunque captate. Un altro diagramma polare simile è quello supercardioide o ipercardioide, in cui diminuisce la sensibilità ai lati del microfono. Abbiamo due punti in cui c'è cancellazione totale, tra virgolette. Esattamente dietro invece a 180 gradi abbiamo un lobo, cioè la sensibilità aumenta di nuovo. Poi abbiamo il pattern polare cosiddetto shotgun, in cui
la risposta frontale è ancora più stretta, quindi abbiamo sensibilità solo esattamente davanti al microfono e già basta spostarsi di pochi gradi per sentirla ridurre sensibilmente. In questo caso però i null sono 4 e abbiamo quindi in totale 4 lobi, uno davanti, quello principale, dove c'è il picco di sensibilità, uno sul retro e poi 2 piccolini ai lati. In linea generale, più è direzionale il microfono, più aumenta la sensibilità sul retro e più si allargano questi null. E infine poi abbiamo i microfoni bidirezionali o anche detti figura 8, che praticamente è l'unione di due cardioidi. In base al diagramma polare cambia anche il cosiddetto effetto di prossimità, cioè più un microfono è direzionale, quindi più è stretto questo diagramma polare, più aumenta questo fenomeno che fa sì che man mano che avviciniamo la sorgente sonora al microfono, le basse frequenze vengano enfatizzate. In un omnidirezionale perfetto teorico l'effetto prossimità non esiste, indipendentemente dalla nostra vicinanza al microfono, la risposta in frequenza rimarrà uguale e in teoria non cambierà di una virgola. Con un cardioide avremo un certo effetto di prossimità, con un supercardioide questo effetto di prossimità sarà ancora più pronunciato, quindi a parità di distanza il boost sulle basse frequenze sarà maggiore e così via man mano appunto che si stringe la direzionalità del microfono. Sicuramente il diagramma polare più usato in assoluto sulle casse da chitarra è quello cardioide, ma nulla vieta di sperimentare anche con gli altri, perché ad esempio ci potrebbe piacere il suono in una certa posizione rispetto al cono, ma magari vogliamo diminuire un po' le basse frequenze e quindi nulla ci vieta di usare ad esempio un omnidirezionale al posto di un cardioide in quella posizione, anche se poi ovviamente c'è da tenere sempre in considerazione la risposta in frequenza del microfono stesso, che quella cambia poi indipendentemente dal tipo o dal diagramma polare del microfono, quindi queste sono sempre considerazioni abbastanza relative e magari semplicemente ci può piacere il suono che esce da quel microfono indipendentemente poi dal tipo e da tutte le caratteristiche che ha. Nulla ci vieta ad esempio nemmeno di usare un microfono bidirezionale figura 8 se ci piace sempre il suono di quel microfono in quel determinato punto davanti alla cassa, ma vogliamo avere un po' più di riverbero, un po' più di stanza nel suono. Infatti con un bidirezionale, avendo la stessa sensibilità anche sul retro del microfono, catturerà più segnale quindi di ciò che proviene anche da dietro e che se siamo in un ambiente chiuso almeno è appunto il riverbero della stanza. Insomma, poi tutte queste cose comunque le vedremo nel prossimo video, dove andrò a spiegare appunto come posizionare un microfono davanti alla cassa e cosa cambia in base alla distanza e alla posizione del microfono rispetto alla cassa. Se vi è piaciuto questo video e se volete essere avvisati quando esce il prossimo di questa serie, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!